Salve! Ecco qui. Era abbastanza sorpresa, eh? Non me l'aspettavo. Hai visto? Fra un po' esce Endgame. Sapete qual è la cosa bella di vivere nel mio cervello? È che io sono staccato dalla maggior parte delle cose. Io guardo le cose da fuori. Per esempio, del Marvel Cinematic Universe io non sono appassionato, ma mi piacciono i film action. Il problema del Marvel Cinematic Universe è che a un certo punto mi sono rotto i coglioni e so per certo che un sacco di altra gente la pensa così. Poi voglio dire, sono fumetti e roba per bambini, no? Tutti i registi di film di fumetti sono tutti rincoglioniti, i disegnatori di fumetti non fanno un vero lavoro. Però poi cosa succede? Succede Infinity War. Succede che un film è effettivamente bello ed è effettivamente spettacolare e 2 ore e mezza, 2 ore e 40 di film volano via come se fossero 10 minuti. Ma un sacco di gente non l'ha visto perché si è rotta il cazzo prima. Siccome arriverà Endgame, e sicuramente sarà bello perché è il seguito di Infinity War, vi riassumo io tutto il Marvel Cinematic Universe. Io che sono una persona a cui gliene frega relativamente, non sono fan della Marvel, ma mi piacciono i film di merda action trash. Infatti uno dei miei registi preferiti è Michael Bay. L'ho detto, non fare facce, non hanno... Quindi vi riassumo io, con tanto di sete props che vedrete, tutto il Marvel Cinematic Universe, in modo che voi possiate non farlo. Ho sputato tantissimo tutto il tempo. L'attacco su New York più strano che abbiamo mai visto. Iron Man. La particolarità di questi film, di tutti i film del Marvel Cinematic Universe, è che hanno una marea di attori guest star famosissimi. Ogni singolo film è incredibile. Per esempio in questo c'è Jeff Bridges. Ma perché? In questo film Robert Downey Jr., ve lo ricorderete perché è quello che prima del Marvel Cinematic Universe si drogava e andava in prigione, diventa ricco, lo rapiscono gli arabi, ma siccome lui è molto ricco e molto intelligente, riesce a scappare dentro una caffettiera. E gli americani vincono. Hulk. Io non sono sicurissimo che questo film conti per davvero, però c'è Edward Norton che fa Hulk e poi cambia. E c'è Tim Roth nel film. E c'è Hulk e un altro mostro che fa Tim Roth e si picchiano fortissimo e poi vince. Iron Man 2. C'è Mickey Rourke a Monte Carlo che si vuole vendicare di Iron Man e lo mena con 2 fruste elettriche su una pista di Formula 1, non so. Tra l'altro in questo film c'è War Machine che è cambiato ed è più nero del primo film, non si sa perché. Thor. C'è Anthony Hopkins, io non ho idea di come facciano a prendere questi attori. Li pagano, giusto? E anche Natalie Portman, che voglio dire, poi Anthony Hopkins era anche in Transformers, quindi voglio dire. C'è Thor che viene scaraventato sulla Terra perché è una testa di cazzo, fondamentalmente, perché non è degno. Poi, durante il film, ridiventa degno e il film finisce. Alla fine del film arriva Samuel L. Jackson, che è Nick Fury, che recluta tutti gli Avengers, piano piano. Capitan America. C'è una specie di Bubblehead di Chris Evans. Non so se la vedete, ha un effetto speciale della merda dove lui è super magro ma ha una testa gigantesca. Però poi fortunatamente lo sostituiscono con il vero Capitan America. E nel film ci sono sia Tommy Lee Jones sia Hugo Weaving. E tra l'altro Hugo Weaving fa la parte del nemico di Capitan America, Teschio Rosso. Il film è pieno zeppo di nazisti e gli americani vincono. Le cose fondamentali del film sono 2. Uno è che Teschio Rosso viene sparato nella stratosfera ed è molto importante a quanto pare per qualche motivo, tipo il Team Rocket che fallisce la missione, ma soprattutto viene introdotto in questo film il Tesseract. Te l'ho detto che non ne valeva la pena. Avengers è invecchiato veramente male, sembra un film degli ultimi anni 90 circa, ma magari fatto apposta. E qui, bene o male, ci sono tutti quanti gli Avengers. E distruggono New York. Giustamente. Che lottano contro, dov'è? Loki, eccolo qui. E Loki fa arrivare delle creature orripilanti su degli skateboard fatti di, non so che cazzo siano, di tecnologia, con dei vermoni enormi, ma gli americani vincono. La cosa importante è che Tony Stark va nello spazio va da lui, come Maometto, va nello spazio e, cosa molto importante, si vede Thanos
nella classica posa del ho fatto gol per la prima volta. E qui tra l'altro finisce la prima fase dell'universo, ma siccome state guardando questo video perché ve ne sbatte i coglioni, faccio a meno di dirvelo. Iron Man 3. Qui ci sono delle turbe brutte che tornano in testa a Tony Stark. Il cattivo in questo film è un nemico che si chiama il Mandarino, ma il colpo di scena è che quello che ha fatto anche rompere il cazzo a tutti quelli che sono andati al cinema a vederlo è che in realtà il Mandarino non è veramente il Mandarino. In realtà il vero nemico è Guy Pearce. Io non so quanti soldi abbiano per riuscire a prendere questi attori, però sì. Thor 2. Questo è un film di merda, detto da tutti, è un film di merda, inutile, brutto, inutilmente costoso e fa cagare, ma incredibilmente ha un voto più alto su Rotten Tomatoes di Bohemian Rhapsody. E che ci vuoi fare? Però porca... In questo film appare per la prima volta la prima gemma dell'infinito, rossa, che sparirà a breve. Capitan America The Winter Soldier. Qui c'è Capitan America che picchia fortissimo il suo ex migliore amico, un po' come Pretty Little Liars, che diventa immediatamente cattivo, vedi? Così. E nel film c'è Robert Redford. E niente. E per la prima volta in tutta la saga una trama. Guardiani della Galassia. Nel montaggio, probabilmente lo vedrete, mettere un sacco di luci e colori, strobo, e gli anni 80 e la musica degli anni 80 perché alla gente piace. E qui presentano tra l'altro i personaggi più interessanti, diciamo, dicono che sia uno dei film più belli del Marvel Cinematic Universe e ci sono, come vedete, questa squadra nello spazio tipo Power Rangers in Space, che sono quello con la maschera, She-Hulk, l'albero, quello del Signore degli Anelli. Poi purtroppo io ho comprato i playset della Disney e c'era il playset dei Guardiani della Galassia, ma dentro non c'erano né Rocket Raccoon e né Batista. Ho dovuto farmeli io. Questo Batista si legge The Animal sulle mutande, grazie mille. Avengers Age of Ultron. Questo film qui è girato in Valle d'Aosta. Qui c'è una cazzata incredibile, c'è Tony Stark che crea un robottone che gli si rivolta contro e tra l'altro si ricarica via USB. È una roba terribile, però è così, che ne so, questi sono della Marvel, lo sapranno. E tra l'altro ci sono 2 mutanti in questo film, ma che per i diritti della Fox non possono chiamare mutanti, quindi li chiamano qualcos'altro lo chiamano. E qui nasce un altro personaggio molto importante, Visione. Visione nasce come la banana Chiquita con la pietra dell'infinito verde, se non mi ricordo male, in testa. Eccola qui. Gialla. Era gialla, vedi? Introduciamo Quicksilver e Scarlet, che ovviamente nel pack della Disney non c'erano, quindi immaginateveli. Una ha i capelli rossi, l'altro è super velocissimo. Ed è talmente veloce Quicksilver che viene crivellato e muore nel film. La cosa bella, non so se lo sapevate, i 2 attori che fanno Scarlet e Quicksilver, che sono fratelli nel film, sono gli stessi attori che nel film di Godzilla sono marito e moglie. E chi se ne frega? Vabbè, scusate, era una curiosità, scusate. Ma alla fine, la cosa più importante, Thanos prende il guanto dell'infinito. È una presina da cucina e c'era un cartellino con scritto non avvicinare a fonti di calore. Una presina. Ant-Man. Te l'ho detto che nella nostra testa era molto meglio. C'è un uomo piccolissimo in questo film, vestito da formica, che lotta contro un altro uomo piccolissimo vestito da calabrone. C'è uno degli effetti speciali più belli della storia del cinema ed è sulla faccia di Michael Douglas. Il film a livello di trama è tipo una promessa e una promessa mischiato a Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi con un pizzichino di A Bug's Life. E mi stavo dimenticando. Capitan America Civil War. Non so perché questo non sia Avengers 3 ma sia Capitan America Civil War e quindi Capitan America Civil War. È il film di Capitan America, ma ci sono tutti quanti. E tra l'altro è la prima volta che si vedono Black Panther e Spider-Man, definito da tutti. Preferivo Tobey Maguire. Doctor Strange.
inizia che è praticamente una puntata di ER. Poi lui, se vedete qui, si fa male alle mani, va da uno di quei santoni di Striscia la Notizia, ma a sto giro funziona incredibilmente il santone e lui c'ha i poteri, poi diventa un po' Inception, anche un pochino. C'è come nemico Mad Mikkelsen, lottano come Inception e muore e lui vive e vince. E qui appare la gemma dell'infinito, verde. Ci siete? Per ora ci siete? Perfetto. Guardiani della Galassia 2. Groot però è quello piccolo. Quello piccolo. Sì, bello. E non c'era. Ci sono loro e c'è lui che ha problemi con suo padre, col padre di Star-Lord, ci sono problemi gravi. E tra l'altro il film è talmente inutile che Spider-Man Homecoming. Pensa, non uno ma 2 costumi di Spider-Man c'erano, ma non Rocket Raccoon e Battista dentro le cose, e non lo so perché. E comunque preferivo Tobey Maguire. E finalmente nel 6º film di Spider-Man non muore zio Ben. C'è Peter che va in gita scolastica e viene attaccato da Michael Keaton, quello di Birdman, come vedete qui nella sua rappresentazione in Birdman. E c'è anche Iron Man. Thor 3 è quando ho capito che non sono fan della serie perché a me è piaciuto un sacco. Boom! Ci sono Thor, ci sono Hulk, tra l'altro nella versione Planet Hulk, quello l'ho letto, il fumetto me lo ricordo, infatti è stato figo da vedere. Si menano anche se sono amici, ci sono un sacco di risate perché non volevano più farli drammatici perché hanno visto che i film della DC drammatici facevano cagare la merda e quindi ha detto facciamolo super funny perché Guardiani della Galassia, te lo ricordi quello lì, no? Tunz Tunz anni 80 ha fatto molto successo, invece questo no, è mortacci vostra perché a me è piaciuto. E c'è Kate Blanchett come nemico, ok. In questo film distruggono tutto, arriva il Ragnarok, distruggono Asgard, ma poi va tutto bene. C'è Idris Elba, prima che la gente sapesse chi fosse, ma soprattutto incontrano Thanos. Black Panther, c'è Batman, straight outta Wakanda. Batman diventa re, ammazza Creed e vince. E decide di aprire i porti, tra l'altro. 97% su Rotten Tomatoes, non capisco un cazzo io da quanto pare di film. Ne ha vinti 7 premi Oscar, ne ha vinti 3. E poi indovinate chi è Martin Freeman nel film? Infinity War. I Vendicatori fanno di tutto per impedire a Thanos di schioccare le dita, ma lui le schiocca comunque. È gran finale, però poi hanno fatto altri 2 film dopo, quindi devo ricostruire il set adesso, un attimo solo. Ant-Man 2, il film è completamente inutile, però lui rimane bloccato nel mondo quantico. E io non ho il set del mondo quantico perché non so come sia fatto, però è importante questa cosa qua perché probabilmente ci c'era fuori per Endgame e salverà tutti. Capitan Marvel. Ho anche Capitan Marvel, la versione del fumetto, ma ho anche Capitan Marvel. Fate finta che questi siano Kree. Lei è fortissima, viene addestrata dai Kree, che sono poi quelli di Secret War. I Secret Invasion, non mi ricordo. Vabbè, uno dei 2, voi andate a cercare. Però lei è in realtà umana, colpo di scena, è umana, che ha il potere di una gemma dell'infinito, che è di colore. È giusto, è l'unica che manca. È il Tesseract? Ci sono delle battute terribili sul fatto che sia una pastiglia della lavastoviglie, della lavatrice con la povera Capitan Marvel, però si scopre che Jude Law è il cattivo. Come fino all'ultimo. E c'è Samuel L. Jackson, super ringiovanito anche lui, solo che come lo ringiovanisce lui? Gli toglie le rughe perché non ha capelli. Ha i capelli. Ha i capelli, è giusto, glieli mettono, giustamente. E a quanto pare il twistone è che non è Capitan Marvel, non sono i Kree, non è il Tesseract e non è Samuel L. Jackson che vincerà la Marvel, ma chi vincerà tutta la guerra? Spoiler.
E quindi eccoci qui, vi ho riassunto il Marvel Cinematic Universe in poche parole. E da uno a cui non gliene frega molto del Marvel Cinematic Universe, ma semplicemente è un appassionato di film action, io non vedo l'ora effettivamente che crolli New York e esca Endgame, però non per... cioè, a me dispiace che gente come me, che a un certo punto ha detto basta, mi sono rotto i coglioni di vedere film dei supereroi con la tutina, però in realtà magari con Infinity War vi siete persi dei gran bei film secondo me, quindi non fate come me, non siate coglioni come me. Io vi ricordo che ho 30 anni, 31 quest'anno, quindi, boh, ciao!